Ciao a tutti, benvenuti su Minty Taro. Oggi in questa rubrica Oracoli Co voglio presentarvi l'oracolo degli alberi o Oracle of the Trees, che è il terzo oracolo, mazzo di oracoli che ho comprato della autrice Francesca Romana Valente e che è illustrato da Mariuccia Dangiò. Prima però volevo dirvi che ho aperto un gruppo Facebook e vorrei invitarvi a partecipare perché aiuto i membri in questo gruppo a sviluppare le proprie doti intuitive attraverso i tarocchi ed altre pratiche. Troverete un ambiente sereno dove esercitarvi perché avrete tanti esercizi e materiale da studiare. Bene, detto questo, iniziamo con questo oracolo. Dunque, rispetto agli altri due che ho comprato di questa autrice, questo mazzo è pubblicato da una diversa casa editrice, US Games, e infatti è un po' diverso rispetto, diciamo, alla qualità e al packaging, nel senso che viene con un cofanetto questa volta rispetto agli altri due che invece mancavano di una scatola, di un cofanetto, ed è in inglese. Non ho trovato la versione in italiano ancora, quindi probabilmente c'è soltanto in inglese. Il cofanetto è ben fatto, rigido, il mazzo viene posto qui dentro, c'è questa fascetta in modo da poter prendere le carte senza rovinarle. E, viene accompagnato da un libricino che viene posto all'interno del cofanetto, molto ben fatto come tutti gli altri della stessa autrice, perché appunto c'è un'introduzione, parla della simbologia degli alberi nelle varie culture. Adesso cerco l'indice, da qualche parte ci sarà. Non lo trovo, comunque insomma, e poi ovviamente c'è la sezione per preparare le carte, purificarle, la procedura diciamo per leggere le carte, c'è anche una bellissima sezione dell'oroscopo celtico degli alberi e poi la descrizione delle varie carte. Per ogni carta avete un piccolo disegno in bianco e nero, la descrizione della carta, le informazioni botaniche relative all'albero descritto nella carta, la simbologia, le parole chiave, i significati al diritto e al rovescio e il consiglio. E poi ovviamente alla fine del manualetto avete alcune stese. È veramente ben fatto come tutti gli altri manuali degli oracoli di questa autrice, e l'unica cosa appunto che è tutto in inglese. È tutto in inglese, però l'idea è molto bella perché si chiama Oracolo degli alberi per il semplice fatto che ogni carta descrive un albero e la sua simbologia esoterica, soprattutto di stampo celtico, ma non solo. Ci sono anche apporti da altre culture come quella africana, musulmana, mediterranea. E adesso ve le faccio vedere. Sono un pochino più piccole rispetto all'oracolo delle porte dell'Apocalisse, per questo motivo non posso utilizzarle insieme come se fossero un unico mazzo. Sono un pochino più piccole, saranno tipo 8 centimetri in questo caso. Però la qualità della carta è molto, molto buona perché è flessibile e forte allo stesso tempo. Adesso ve le mostro. Dunque, sono sempre 32, si possono leggere al diritto al rovescio, come ho detto prima. Iniziamo con l'albero della vita, che è quello che si trova soprattutto nel paradiso terrestre, però appunto questa autrice è bravissima nel cogliere anche vari riferimenti a varie culture per ogni tipo di albero. Infatti questo albero della vita
L'autrice ci spiega nel libro, è presente in molte altre culture. Questo è un altro albero, credo della cultura celtica. Questo è quell'albero, diciamo, quel gioco tra bambini, con le sorprese, credo. Questo è l'albero degli impiccati, bellissimo. Questo è il cipresso dei cimiteri, che credo sia soprattutto mediterraneo. Questo è il salice e il fico. L'albero del deserto, quindi vedete l'origine, diciamo, africana di questa carta. L'albero della conoscenza, quella, la famosa mela del paradiso terrestre, con Adamo ed Eva. E l'albero secco. L'albero cavo. Sono veramente belle. Il melograno. La quercia, l'alloro, l'olivo, l'albero di Natale, l'albero, la palma, l'albero di Giuda, con bellissimo disegno di Gerusalemme sullo sfondo. L'albero della... oh, non mi viene. L'albero del vino, insomma, la vite, eccola. Poi l'albero di Buddha, dove ha avuto l'illuminazione Buddha. Kapok, che non conosco, l'albero Kapok. Poi abbiamo l'albero di Pesco, l'albero dei desideri, e il Peridexion, che è di tradizione credo musulmana, ma non sono sicura. Zakum, che è un altro, questo è di tradizione musulmana. L'albero dei morti, l'albero di Sikta, che è questo, credo sia un albero canadese, è un abete con più tronchi che partono da una parte in comune. Questo è quella pianta che trovate sulla, credo sulla quercia, no? Che si usa soprattutto per Natale, adesso non mi viene il nome. L'olmo. Questa è praticamente la canna, qua, la canna che trovate vicino ai corsi d'acqua. Questo è l'albero di Porfirio e questo è l'albero genealogico. Vedete che i segni sono molto belli, sono diversi come stile rispetto all'oracolo delle porte dell'Apocalisse, però sono molto belli. Io adoro gli oracoli che si basano sulle piante e sugli alberi.
perché secondo me fanno veramente parte del nostro background, del nostro inconscio collettivo e quindi sono molto vicini a me, mi parlano molto. Io li consiglio perché comunque è anche un modo di andare a contatto con le culture, diciamo, preindustriali che appunto erano immerse nella natura e nella simbologia delle piante che avevano attorno a sé, insomma. Molti di questi alberi in questo mazzo sono di radice celtica, ma non tutti. Io lo consiglio vivamente, l'unica cosa appunto che è in inglese per il momento, non so se in futuro avranno intenzione di pubblicarlo anche in italiano. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, in caso vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!